Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate i link per vedere le recensioni, quindi vedere meglio i mazzi, link per acquistarli e per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Allora, in linea generale la settimana si apre abbastanza in fermento, soprattutto dal punto di vista delle comunicazioni, delle notizie, delle cose che ci verranno dette, spesso legata, ahimè, alle chiacchiere, ai pettegolezzi, alle quelle scaramucce o quelle cose che ci vengono dette che a volte possono farci ridere, assolutamente sì, divertirci, altre possono darci un po' fastidio. Vediamo adesso, ecco, alcune cose secondo me invece possono aprire a qualcosa di più interessante con il quadrifoglio, infatti abbiamo possibilità che si aprono delle sorprese, dei cambiamenti fortuiti, possibilità di ottenere soddisfazioni, ricompensa, una vittoria, fare un buon affare, si può riaccendere la speranza in varie situazioni, anzi forse si può riaccendere anche maggiore tranquillità, serenità e stabilità, soprattutto nella propria casa, nelle questioni strettamente personali o magari in una situazione dove forse state affrontando qualche situazione pesante, magari legata a una persona di famiglia, una persona molto stretta, oppure delle cose a livello lavorativo, ma adesso lo vedremo meglio nel corso della lettura. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi non è interessato può anche ascoltare perché alcune cose le potete adattare a questioni familiari, oppure amicizia, figli, eccetera. Vediamo, partiamo con questa carta della viola, associata ai ricordi, ai pensieri, a un qualcosa che facciamo fatica a capire, oppure abbiamo paura e timore di comunicare. È vero che capita proprio sotto la carta degli uccelli e magari può succedere che abbiamo timore a reagire in un certo modo, oppure magari alcune cose che ci verranno dette possono provocare un po' di turbolenza emotiva. Quindi direi di valutare, come vi dicevo, attentamente le cose. Forse di cogliere opportunità per fare chiarezza, di cogliere quelle situazioni che ti portano serenità e leggerezza. Questo sì, assolutamente da favorire. Poi abbiamo il croco, che è una carta molto gioiosa, molto spensierata, anche di risoluzione di alcune cose, perché può portare riappacificazione, può portare un'intensa passione, anche intimità, o per le relazioni più importanti comunque avere sostegno, appoggio, sia emotivo sia materiale, comprensione, protezione, anche complicità e raggiungere collaborazione e accordo, soprattutto insomma se avete bisogno
e come abbiamo visto proprio a partire dalla presenza della carta della casa, dove proprio c'è bisogno di costruire, di stabilizzare, di concentrarsi solo sulle cose più importanti, per voi. Questo può essere messo, duramente alla prova, magari da parte di qualcuno o da qualche situazione esterna. Spero che con la presenza di questa carta è ovvio che uno l'associazione è abbastanza immediata all'avere a che fare con una persona narcisista, però non è strettamente il significato di questa carta, è una parte del significato, però spesso si riferisce a quando abbiamo a che fare con una persona che magari ci fa delle smancerie, delle moine, però potrebbe essere un qualcosa di interessato perché ci sta chiedendo un favore, un qualcosa. Non c'è nulla di male, dipende se c'è insistenza, dipende se magari non vogliamo oppure c'è un'esagerazione, nel senso un sfruttamento, dipende insomma da quello che vivete. Questo vale anche per i single, perché magari c'è quell'interesse, c'è coinvolgimento dal punto di vista esclusivamente fisico o per altri aspetti e allora quindi qui dovete valutare se accettare, se lasciare andare. Io direi dalle energie principali il consiglio è proprio quello di usare equilibrio, magari accettare se sentite comunque di farlo, se magari volete mettervi alla prova, si può trattare di una nuova conoscenza o qualcuno che magari vi sta corteggiando da un po' di tempo, ovviamente uno si deve sentire libero di fare qualsiasi cosa. Adesso procediamo con la parte più concreta, più materiale del lavoro, del denaro, delle finanze. Troviamo vecchia signora che non solo ha a che fare appunto con le vecchie situazioni, a volte con progetti o problemi messi da parte, accantonati e che si ha la possibilità di sbloccare, di riaccendere, ovviamente se si tratta di un'idea o progetto, oppure di rivedere, rincontrare delle persone del passato, altri di rinnovare degli schemi vecchi e quindi di lasciare andare un po' di rigidità per prepararsi a un possibile cambiamento. Dipende, forse avete proprio bisogno di stabilizzare, di capire quello che avete a disposizione proprio per programmare questi possibili cambiamenti, perché quando arriva la carta della morte, allora o è qualcosa di voluto e desiderato, quindi se state effettivamente cercando di prepararvi a questo cambiamento, profondo cambiamento nella vostra vita lavorativa, intendo sia chi vuole trasformare la propria ricerca, chi vuole addirittura cambiare lavoro, o chi pur rimanendo nel proprio ambito magari ci sono delle cose che sentite forte l'esigenza di dover cambiare, a volte può essere una trasformazione totalmente personale come migliorare le proprie capacità nel gestire quello che si fa. Quindi di qualsiasi cosa si tratta, questo è il momento giusto di andare a cogliere delle opportunità per favorire questo rinnovamento anche delle vostre energie, perché se siete particolarmente stressati, allora forse c'è bisogno di rivalutare qualcosa e infatti la prima che salta fuori è sia magari lasciarsi aiutare, magari c'è una persona che vi può sostenere, vi può confortare, vi può dare degli ottimi consigli, oppure questa può far riferimento anche a voi stessi nel cercare di gestire alcune cose e quindi potere di attrarre, di sperimentare, di muoversi, di viaggiare, di cogliere delle iniziative. Quindi è vero che è
un'attesa, però è un'attesa proficua perché vi metterà nelle condizioni di capire adesso lucidamente, con obiettività, cosa fare da grandi effettivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!